Ciao a tutti, oggi parliamo del contenuto di questa valigetta. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. L'etichetta esterna ci dice che la valigetta contiene il nuovo DJI Mavic 3T, un drone della famiglia Mavic 3 Enterprise che va a sostituire il Mavic 2 Enterprise Advanced. Guardando questa immagine, confrontandolo con il Mavic 3, possiamo renderci conto di come il Mavic 2 Enterprise Advanced appartenga ad una generazione ormai vecchia. In effetti era basato sul Mavic 2 che era stato presentato nel 2019, quindi 3 anni fa. Tornando al Mavic 3T Enterprise, possiamo vedere che non ha la marcatura di classe del regolamento europeo droni, ma su questo torneremo più avanti. Apriamo la valigetta e vediamo cosa c'è all'interno. Naturalmente troviamo il drone Mavic 3T. T significa thermal. Infatti la caratteristica principale di questo Mavic 3 Enterprise è quello di essere dotato di una camera termica, ma anche di una camera sul visibile normale e di una camera tele. Questo è l'allestimento base che assieme alla DJI Care valida 2 anni viene venduto a 5.830 euro dal DJI Store Online. Sostanzialmente il nuovo Mavic 3 Enterprise, sia questa versione T che la versione normale, è basata sul Mavic 3 Consumer. Il telaio praticamente è lo stesso a parte qualche piccola modifica, così come i sensori. I sensori sono identici, sia quelli per l'evitamento ostacoli a 360 gradi che i sensori verticali, quindi luce ausiliaria e sensore infrarosso per determinare la distanza rispetto al terreno, quando il drone vola entro 20 metri di altezza. Le piccole modifiche al telaio riguardano la parte superiore che ospita una presa PSDK, che significa Payload SDK. Su questa presa si possono installare gli accessori terze parti SDK, ma anche quelli ufficiali DJI, che sono l'altoparlante, che è fisso, non è più inclinabile, può riprodurre file audio preregistrati oppure può riprodurre la voce del pilota che parla attraverso il microfono del radiocomando, che è il DJI RC Pro Enterprise. A un metro di distanza 110 decibel e 70 decibel a 100 metri, costa 169 euro e non è fornito in dotazione alla versione base. L'altro accessorio è il modulo RTK, costa 659 euro e in realtà è più indicato per la versione Mavic 3 Enterprise normale, questa senza termocamera, che assomiglia moltissimo al Mavic 3 Consumer e praticamente ha la stessa camera del Mavic 3 Consumer, con la differenza che ha l'otturatore meccanico. Il Mavic 3T non ha l'otturatore meccanico, ha soltanto l'otturatore elettronico. Inoltre il Mavic 3T non ha la possibilità di registrare foto in RAW, quindi anche il Mavic 3T può fare fotogrammetria, ma è più indicato il Mavic 3 Enterprise normale. Il Mavic 3T però si spinge fino a 25.600 ISO. E questa è la porta PSDK con le relative 2 filettature dove può essere installato il payload. Da notare che è già compatibile con gli SDK 5.0, cosa che DJI non ha voluto ancora fare per il Mavic 3 normale e che sta creando tantissime proteste da parte degli utenti, ma i motivi sono ovvi. Se DJI attiva gli SDK 5 sul Mavic 3, si può fare fotogrammetria con app terze parti anche col Mavic 3 normale, e il Mavic 3 Enterprise normale perde un po' di appeal. Il beacon luminoso, una sorta di luce stroboscopica, è invece integrata in coda, non è più un accessorio separato. A proposito di accessori, quelli del Mavic 2 Enterprise non sono compatibili con il Mavic 3 Enterprise. Quindi, ad esempio, il faretto del Mavic 2 Enterprise non si può installare. Probabilmente è uno spunto per i produttori terze parti che sono sicuro produrranno un faretto da applicare al Mavic 3 Enterprise.
Vediamo che il copri gimbal è cambiato, non è più la museruola del Mavic 3 Consumer, ma è più ridotto, non copre più le eliche, non protegge più le eliche, protegge soltanto la parte frontale. Non protegge neppure più i sensori inferiori, quindi attenzione se invece di utilizzare la valigetta riponete il Mavic 3 Enterprise all'interno di una borsetta. Un'etichetta indica che è necessario rimuovere questa protezione al gimbal. Gimbal che, come abbiamo visto, è dotato di 3 camere. Una camera termica da 640x512 pixel radiometrica, quindi in grado di misurare la temperatura, 30 Hz, quindi equivalente ai 30 fps, quindi significa video fluidi senza scatti. Un'etichetta ci avvisa che non dobbiamo mai puntare la termocamera verso il sole. Poi abbiamo la camera principale, la 48 megapixel mezzo pollice, la camera tele che è uguale a quella che c'è sul Mavic 3 normale, da 12 megapixel sempre da mezzo pollice. Entrambe però sono abbastanza castrate, nel senso che si fermano a 4K 30 fps, c'è soltanto il 4K e il Full HD sempre a 30 fps e soltanto l'H264, non c'è il D-Log, non c'è il profilo colore e non ci sono nemmeno le foto RAW DNG come ho detto in precedenza. Camera tele che ha lo zoom ottico 8x è uno zoom digitale ibrido fino a 56x, mentre la camera termica ha uno zoom digitale da fino a 28x. La buona notizia è che la batteria è la stessa del Mavic 3 normale, quindi sono compatibili. All'interno della valigetta troviamo naturalmente anche il radiocomando, che non è un radiocomando normale, ma è un radiocomando con display integrato RC Pro Enterprise, una versione leggermente diversa rispetto all'RC Pro, tanto è vero che ha il microfono integrato. Il segnale radio funziona con il protocollo OcuSync 3 Enterprise e il resto è uguale a quanto abbiamo già visto per il DJI RC Pro. Quindi monitor integrato da 5,5 pollici e 1000 nit di luminosità e i vari tasti funzione. Il tasto cursore a 5 direzioni, il tasto pausa, il selettore delle modalità. Tra l'altro la modalità F è la modalità che è customizzabile e permette di attivare anche la modalità atti al posto della tripod. Di default la ghiera di destra è assegnata allo zoom, mentre quella di sinistra è per l'inclinazione del gimbal. Sul retro troviamo i tasti personalizzabili C1 e C2. Ha una memoria interna da 64 GB, però c'è la possibilità di inserire anche una micro SD card per espandere la memoria. Abbiamo un'uscita HDMI mini e una porta USB-C che serve anche per la ricarica. Nella valigetta troviamo ben 5 cavi con diverse spine, da quelle europee a quelle americane. Sotto l'alloggiamento previsto per ospitare il modulo altoparlante e il modulo RTK troviamo il manualetto di istruzioni, più che altro non è quello di istruzioni completo che si può scaricare in PDF dal sito, ma sono le solite guide rapide, un tagliandino per la DJI Care, le eliche di ricambio sono 6, quindi in realtà 4 eliche da installare e soltanto 2 di ricambio, una chiave a brugola, ulteriori cavi con spine diverse, incredibile che numero, praticamente copre tutto il mondo, le esigenze di tutto il mondo questa valigetta. Poi abbiamo un cavetto tipo C da entrambe le estremità e un cavetto USB A e USB-C. È rimasto da vedere l'ultimo componente presente, e cioè l'adattatore di rete per il caricatore. È da 100 watt e ha 2 uscite C1 e C2 USB di tipo C. È arrivato il momento di renderlo pronto al volo, quindi iniziamo ad installare le eliche e poi procediamo con l'attivazione. Eliche che nel mio caso sono identiche a quelle del Mavic 3 Consumer, anche se DJI dice che sono eliche Enterprise, ma in realtà sono le stesse. Naturalmente ad aggancio e sgancio rapido, le eliche col circoletto bianco vanno sui motori contrassegnati da altrettanto circoletto bianco, mentre quelle senza circoletto vanno nei relativi motori privi di circoletto. Ho installato le eliche per motivi di recensione, in realtà sarebbe meglio installarle all'ultimo dopo aver attivato il tutto ed eventualmente effettuato aggiornamenti firmware.
Comunque sia la batteria del radiocomando, vedete quando premo il pulsante di accensione non si accende nessun LED, che la batteria del drone sono ibernate. È una cosa normalissima, per attivarle bisogna metterle sotto carica. E allora prendiamo il nostro bel adattatore da 100 watt e utilizzando l'uscita C1, perché DJI consiglia l'uscita C1 per caricare la batteria, lo colleghiamo direttamente al drone perché non abbiamo altre possibilità se abbiamo comprato questa versione base. Possiamo ricaricare la batteria soltanto inserendola nel drone. Così facendo, con una batteria completamente scarica, ci vorranno 120 minuti se usiamo il drone come caricatore. Poi prendiamo un altro cavetto tipo C, in questo caso io ne sto usando uno che mi indica anche quanta potenza di ricarica viene emessa all'istante. C'ha un indicatore integrato, costa poco, si può acquistare su Amazon e io lo consiglio perché è molto comodo. Dicevo, carichiamo il radiocomando, in questo modo si attiva anche la batteria del radiocomando. Vedete? Mi viene indicata la potenza di ricarica, 15-16 watt. PD significa Power Delivery, 17 watt. Vi lascio tutti i link in descrizione video. Ma c'è anche un'altra possibilità per ricaricare le batterie. Apro una parentesi, questo è il Mavic 3 Consumer. Vedete la protezione eliche a museruola che per molti risulta scomoda, però protegge bene sia le eliche sia i sensori nel caso in cui si riponga il drone in una borsetta, in uno zaino e via dicendo. La protezione frontale trasparente dell'Enterprise è certamente più comoda, però attenzione a dove si riporre il drone. Se lo mettiamo dentro la valigetta non ci sono problemi, ma dentro uno zaino potrebbero esserci per i sensori e per le eliche. Allora, il Mavic 3 Consumer praticamente ha lo stesso gimbal camera dell'Enterprise 3 normale, anche se l'Enterprise 3 normale abbiamo visto che ha l'otturatore meccanico, mentre il Mavic 3 Consumer no, non ce l'ha. Come ho detto all'inizio, sono praticamente identici a parte le modifiche sull'Enterprise per ospitare i paloid aggiuntivi e la luce strobo. Anche le dimensioni sono identiche, differiscono un po' nel peso, ma tra poco ci arriviamo. Comunque, le batterie e le eliche del Mavic 3 possono essere utilizzate anche sulle versioni Enterprise perché sono identiche e così posso usare il caricatore multiplo del Mavic 3 Consumer, che è questo e che si può anche acquistare separatamente. Se non ricordo male costa 89 euro. Ospita 3 batterie, ma come di consueto ne carica una alla volta in modo sequenziale. E allora ho interrotto la ricarica per mostrare che è compatibile. Sarebbe meglio non interrompere le ricariche, però in questo caso per motivi di recensione l'ho voluto fare. Quindi si inserisce la batteria sul caricatore del Mavic 3 Consumer e si utilizza sempre l'adattatore da 100 watt. In questo modo, invece di metterci 1 ora e 20, ci metterà 1 ora e 10 partendo dalla batteria scarica. Recuperiamo 10 minuti. Il coprigimbal del Mavic 3 Enterprise, quello trasparente, va bene anche sul Mavic 3 Consumer. Nel frattempo ne approfitto per fare un riepilogo. I droni Enterprise sono basati sul Mavic 3, sono tutti Mavic 3, sostanzialmente vengono diversificati a seconda della funzione. Quindi il Mavic 3 normale è molto forte sulla qualità video, foto, sulle funzionalità smart come Active Track e via dicendo, però non può volare a waypoint e non è supportato dagli SDK. Il Mavic 3 Enterprise normale è fortissimo sulla fotogrammetria per la qualità del sensore e per l'otturatore meccanico e quindi può essere utilizzato principalmente per fotogrammetria ma anche per scouting e ispezioni grazie allo zoom ibrido a 56x sul visibile. Il Mavic 3T invece è concentrato sulla camera termica, quindi applicazioni come ricerca e soccorso, ispezioni, analisi termiche di edifici e numerose altre applicazioni. In subordine può essere utilizzato per la fotogrammetria.
Gli Enterprise non sono forti sulla qualità video, hanno una qualità video accettabile ma non è il loro forte, quindi non hanno l'Active Track, non hanno le funzionalità smart, non hanno il D-Log, abbiamo visto che però le foto DNG almeno l'Enterprise normale le scatta, però per il resto ci deve pensare il Mavic 3 normale. Per applicazioni professionali invece ci devono pensare gli Enterprise e così DJI ha differenziato bene i suoi tre prodotti. Ed ecco perché DJI sembra essere abbastanza restia ad attivare gli SDK sul Mavic 3 normale. In dotazione c'è già inserita una micro SD card. DJI ha scelto la Lexar, una V30A2 da 64 GB, modello 1066X. I Mavic 3 Enterprise non sono molto esigenti a livello di bitrate e registrazione video, infatti il Mavic 3 Enterprise normale registra 130 megabit al secondo a 4K, quello termico registra a 85 megabit al secondo sempre a 4K. Vi ricordo entrambi massimo 30 fps anche in Full HD. Questa è la prima accensione e come prima cosa vi chiederà di scegliere la lingua. Si tratta della lingua di gestione del radiocomando e non dell'app DJI Pilot e in questo caso c'è anche l'italiano. Sulla DJI Pilot più avanti vedremo se ci sarà ancora l'italiano. Come vedete ha attivato la Wi-Fi perché richiede un collegamento internet per l'attivazione. In questo caso io creerò una rete hotspot con il mio smartphone a cui mi collegherò con il controller. Quindi collego alla Wi-Fi creata dal Poco F2 Pro che è il mio smartphone. Mi chiede di selezionare il fuso orario perché altrimenti dice che alcune funzionalità potrebbero non funzionare bene, quindi bisogna inserirlo in modo corretto. Anche perché il controller all'interno ha anche un ricevitore GPS. Ovviamente Roma non c'è, però c'è Berlino che ha lo stesso fuso orario dell'Italia e quindi scelgo Berlino. Ed eccoci pronti per l'attivazione, si preme, si attiva e poi si sceglie se aderire al programma DJI e c'è anche un tutorial. Un tutorial sul controller, su come funziona il controller, la descrizione delle funzioni dei vari tasti, molti dei quali sono programmabili tramite l'app DJI Pilot 2. Scorriamo velocemente, ci sono molte possibilità come possiamo vedere e quindi un tutorial molto chiaro. Scorrendo verso il basso la parte in alto a sinistra abbiamo il menu a tendina dove ci sono varie possibilità, la regolazione del volume dell'altoparlante, della luminosità, è possibile anche registrare lo schermo, c'è la funzione screen recorder e poi c'è la possibilità di settare un po' tutto. Ci sono varie app tra cui DJI Pilot, provo a premere su Tips ed ecco che mi ripropone il tutorial, ma lo salto, vediamo cosa accade, mi fa andare sulla DJI Pilot, quindi l'attivazione dell'app che è la DJI Pilot 2 nel caso di questo drone. E tra l'altro è possibile selezionare l'opzione che ci interessa, ma è anche possibile fare in modo di attivare la Local Date Mode in modo che i dati restino in locale e non vengano trasmessi. Quindi ampia possibilità di privacy per quanto riguarda i droni DJI Enterprise. Sulla DJI Pilot 2 mi chiede un'ulteriore attivazione e siamo pronti. Siamo pronti, si ravvia tutto, drone e controller, siamo pronti per il volo. Questa è la schermata principale della Pilot 2, abbiamo varie possibilità. C'è anche una sezione Academy dove ci sono video con delle istruzioni, quindi dei tutorial su vari droni. Selezionando Flight Route possiamo programmare un volo a waypoint ma anche importarlo. Comunque volo a waypoint oppure volo per mappatura, rilevamento in diagonale oppure lineare. Abbiamo anche l'album che in questo caso ovviamente è vuoto perché l'abbiamo appena attivato.
Allora, la schermata c'è un pre-flight check, quindi i parametri principali vengono visualizzati in questa pagina dove si può tenere sott'occhio tutto e quindi procedere eventualmente a effettuare regolazioni. Abbiamo possibilità anche di cambiare ovviamente la modalità di controllo degli stick. Io piloto in modo 2, quindi a me va bene così, e ci sono i parametri che vediamo. Andiamo nella schermata di volo ed eccoci qua. E vediamo in basso un pannello di navigazione, quelli che in molti chiamano bussola, che chi non ha mai usato la DJI Pilot 2 non conosce. Guardiamoli velocemente. 1 e 2 indicano l'orientamento del drone. La linea bianca 3 indica la velocità orizzontale e la direzione. 4 la velocità verticale, 5 l'altezza rispetto al punto di decollo e 6, molto interessante, l'altitudine rispetto al livello del mare. Il 7 è la distanza rispetto al punto di home, che può essere anche cambiato, ad esempio dando la posizione del radiocomando. L'8, che è l'H, è la posizione, l'orientamento del punto home e l'orientamento del radiocomando rispetto al drone, la freccettina gialla. H, che viene indicata anche nel video di ritorno, in realtà aumentata. Il 9, le informazioni rispetto a un pinpoint, che è il rombo azzurro. In pratica i pinpoint sono delle annotazioni, dei punti che abbiamo annotato e che poi possono venire trasmessi in cloud verso l'applicazione FlyHub 2 che gestisce le flotte da remoto. Il 10 indica l'inclinazione del gimbal, l'11 la velocità orizzontale del drone e il 12, altro indicatore molto interessante, la velocità e la direzione del vento. Il 13 indica con il triangolino azzurro e il numero azzurro il nome del waypoint, dell'eventuale waypoint e la distanza a cui si trova, la distanza del drone rispetto al waypoint. Il 14 indica la presenza di un ostacolo verticale. Diamo un'occhiata al menu principale. Come vedete tutto in inglese, non c'è possibilità di italiano ancora. Qua è possibile abilitare alla funzione F la modalità atti oppure la modalità tripod. Quindi quando settiamo su ANS possiamo abilitare atti, modalità normale e modalità sport. Altrimenti possiamo lasciare che F corrisponda alla modalità tripod, che è la modalità a bassa velocità. Abbiamo la possibilità di settare il tipo di ritorno a casa automatico, se ottimale oppure standard. C'è la possibilità ovviamente di settare il ritorno a casa automatico l'altezza. Come vedete, come avete visto, da 20 a 1500 metri può volare questo drone, non c'è il limite dei 500 metri. Questa è la ricezione del segnale satellitare. Possiamo scegliere se evitare gli ostacoli, se frenare quando rileva un ostacolo, oppure se disattivare il rilevamento ostacoli. Questo drone ha sistema APAS 5.0 e quindi rilevo gli ostacoli a 360 gradi come il Mavic 3 e dovrebbe funzionare bene come funziona sul Mavic 3. Abbiamo la possibilità di cambiare la modalità degli stick, mode 1, mode 2, mode 3, ma anche di personalizzarla premendo su Customize RC button. Questa è la pagina relativa al segnale video di ritorno e possiamo scegliere cosa visualizzare nell'uscita HDMI, cioè se duplicare lo schermo oppure se far vedere quello che vede la camera. Possiamo andare anche a verificare il livello di segnale. Eccolo qua. Abbiamo le informazioni sulla batteria, quindi anche sullo stato di salute delle celle. Possiamo selezionare i giorni, il numero di giorni in cui si deve autoscaricare, in questo caso è stato su 9 giorni, e qua abbiamo anche il grafico che ci mostra come andrà l'autoscarica della batteria per preservarla. Qua abbiamo altre voci, tra cui la possibilità di attivare la luce strobo, diciamo così, il beacon luminoso, ma abbiamo anche la possibilità di spegnere tutti i LED di segnalazione, quindi
una modalità stealth, una modalità nascosta. Il drone vola senza avere LED accesi, che vi ricordo di notte non è permesso. Di notte il drone deve avere sempre almeno una luce verde lampeggiante. Ed eccoci con l'interfaccia principale con il video di ritorno. Allora, la camera principale si chiama wide, come vedete, wide 1.0, che è lo zoom. La camera principale non fa lo zoom. Il 7x invece è la finestrella che ho settato per la camera tele. Se io switcho su zoom mi ingrandisce a 7x il rettangolino. Qua siamo in modalità video, come vedete ho soltanto Full HD oppure 4K, ma comunque entrambi al massimo a 30 fps. Qua invece ho switchato sulla modalità zoom, quindi ibrida. Adesso sto utilizzando una modalità ibrida tra la telecamera principale e la telecamera tele. Con la ghiera io aumento, vedete? Quando arriva a 7 diventa lo zoom ottico della camera tele. C'è questo passaggio, vedete? Aumenta di definizione, come accade sul Mavic 3. E guardate che zoom, siamo a 56x, assolutamente fantastico. Premendo su IR attivo la camera termica, e sulla camera termica ho uno zoom digitale fino a 28x. Ovviamente, avendo una definizione di 640x512 pixel, quando ingrandisco la definizione si degrada, la qualità si degrada, come normale che sia. In questo momento la camera termica ha un range da meno 20 a 150 gradi, posso anche aumentarla da 0 fino a 500 gradi. Allora torno da meno 20 a 150, dove c'è più accuratezza. Questa è la palette in bianco e nero, tra poco le vedremo quali sono le altre. Se io premo sulla scritta SBS, divido lo schermo in due. Ecco, quindi a destra l'immagine sul visibile, a sinistra l'immagine in infrarosso. Vicino alla scritta storage, quel simbolo evidenziato in giallo, significa che lo zoom è linkato, cioè fa lo stesso livello di zoom tra la telecamera sul visibile e quella infrarosso, perché ho linkato i due zoom. Invece la scritta FFC è la calibrazione della termocamera. E così posso rilevare dei ponti termici su edifici, problemi sulle facciate e via dicendo, restringendo o allargando la sintonizzazione della temperatura della camera termica. Queste invece sono le differenti palette, e ogni applicazione ha una palette di riferimento che può essere più o meno ottimale a seconda di ciò che si sta cercando, di ciò che si sta analizzando, e devo dire che l'ho trovata abbastanza completa. Questa invece ho tolto il link sullo zoom, quindi adesso posso zoomare indipendentemente soltanto una camera. E dicevo, devo dire che l'ho trovata abbastanza completa, però non ho trovato sul menu la voce per cambiare ad esempio il valore dell'emissività, della umidità, della distanza rispetto al rilevamento e della temperatura riflessa. Si può rilevare la temperatura tappando sul punto di interesse, ma si può anche rilevare tramite un rettangolino, disegnando col dito un rettangolino, e ci sono anche le isoterme. Ma comunque approfondirò in un altro video questi aspetti. Questo ad esempio è il rettangolino, e qua siamo tornati alle palette e alla sintonizzazione della temperatura rilevabile. Più stringo e più ho possibilità di rilevare quello che mi interessa. Ad esempio, se devo rilevare una persona, posso stringere il campo sulla temperatura della persona, quindi da 30 a 40 gradi e via dicendo, per la ricerca e soccorso, in modo che mi vengano segnalati bene tutti gli oggetti in quel range di temperatura. Ma ripeto, approfondirò questi aspetti in un prossimo video dove farò anche la prova di volo. Abbiamo visto che il Mavic 3 Enterprise ha la stessa batteria del Mavic 3 normale,
Però DJI ci dice che vola meno rispetto al Mavic 3 normale. L'Enterprise vola al massimo per 45 minuti, mentre il 3 normale vola per 46 minuti, e durante il volo stazionario il Mavic 3 Enterprise vola per 38 minuti, mentre il Mavic 3 normale per 40 minuti. Come mai questa differenza? La differenza è dovuta principalmente al maggior peso. Infatti il Mavic 3 pesa dai 915 ai 900 grammi senza accessori e il peso massimo al decollo con accessori è di 1050 grammi, quindi notiamo che c'è un M-TOM dichiarato. E allora vediamo cosa dice il regolamento UASIT ed europeo per il Mavic 3 Enterprise. Può essere condotto con le regole A3, però il pilota deve avere l'attestato A1, quindi Open Category. Regole A3 vuol dire 150 metri di distanza dalle zone residenziali, rispetto delle zone geografiche UAS, infrastrutture sensibili, disposizioni di pubblica sicurezza e via dicendo. Può anche essere condotto con le regole A2 Limited, quindi mantenendo almeno 50 metri di distanza dalle persone non informate, quindi sempre zone geografiche eccetera eccetera, fino al 1 gennaio 2024, dopodiché se non avrà ottenuto la marcatura retroattiva, presumo C2, ma potrebbe starci anche un C1 se DJI riesce a dimostrare che all'impatto non supera 80 joule di trasferimento su persona, anche se la vedo dura perché ci sono gli accessori che sono abbastanza spigolosi, quindi secondo me potrebbe avere la retroattività C2. Se non avrà la retroattività C2 andrà a finire in A3. Siccome non ha la marcatura C5 o C6, non può essere condotto negli scenari standard europei, ma può essere condotto negli scenari standard italiani fino al 1 gennaio 2026 se l'operatore li dichiara entro il 31 dicembre 2023. Oltre alle scenari standard può essere condotto nelle operazioni specifiche con analisi dei rischi SORA, oppure richiedendo l'autorizzazione per condurre un PDRA italiano oppure europeo. Bene, direi che possiamo terminare qua questa lunga recensione. Per il momento lo ritengo un ottimo drone dall'ottimo rapporto prezzo-prestazioni per la sua portabilità, ovviamente se interessano queste applicazioni. Per chi deve utilizzare un drone in queste applicazioni potrebbe essere una scelta molto molto interessante, considerando anche che costa intorno ai 5.000 euro. 5.000 euro è qualcosa senza DJI Care. Se aggiungiamo la protezione DJI Care possiamo arrivare a 5.500-5.800 euro, però è la versione base. Se vogliamo la versione più completa dobbiamo raggiungere 7.000 euro. D'altronde il drone di livello successivo è il DJI M30, che però è molto più grande, pesa 4 kg e costa 13.000 euro. Ok, per ora è tutto, grazie per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo con i prossimi video su Quadricottero News. Buona continuazione a tutti.